Salve amici! Oggi inizia una nuova serie, una serie che parla di musica. E oggi parleremo della rivalità tra Michael Jackson e Prince, la prima parte. Prima di iniziare con il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video, e nei commenti scrivete chi preferite tra Michael Jackson e Prince. Buona visione! Quella fra Michael Jackson e Prince fu una delle maggiori rivalità musicali che si ebbero nella storia della musica pop e, a differenza di tante altre, fu vera e sentita da entrambi gli artisti. Prince e Michael Jackson nascono entrambi nel 1958, da famiglie dedite alla musica, e fin da piccoli mostrarono un grande talento musicale. Per tutti e due la figura del padre fu determinante più nel male che nel bene. Michael Jackson era nativo dell'Indiana, e fin da bambino fu costretto a esibirsi su un palco per volere di un padre, padrone e violento, che forse gli costò una vita spesa a combattere i demoni che solo lui sapeva quanto fossero oscuri. Prince veniva dal Minnesota e avrebbe trovato nella musica il modo di fuggire da una famiglia spezzata e vivere il sogno che fu negato a suo padre, con il quale il rapporto fosse burrascoso. Le loro similitudini non si fermavano solo alla difficile situazione delle loro famiglie. Entrambi amavano gli stessi musicisti, James Brown, Sly Stone e Stevie Wonder, ed avevano lo stesso desiderio di abbattere le barriere razziali e rendere mainstream la musica nera, con un'idea di crossover, di fondo simile, ma anche profondamente diversa. Sia Prince che Michael Jackson, inoltre, crearono attorno alle loro figure un'aura mitica quasi inaccessibile, e rafforzò ulteriormente il loro status di superstar. Ma ciò che li accomunava più di tutto era la loro voglia di primeggiare l'uno sull'altro. Prince, all'inizio del decennio, vide l'ascesa di Michael Jackson da una prospettiva defilata, mentre era ancora intento a limare il suo Minneapolis Sound, anche se sapeva che voleva e poteva arrivare a competere con The Gloved One. Infatti alle stellari vendite di Thriller d'inizio decennio, e alle decine di premi e riconoscimenti, seguirono a ruota quelle di Purple Rain del 1984, che vinse anche un Oscar come miglior canzone originale. Da lì in poi gli anni '80 furono dominati dalle loro due figure. His Royal Badness, con la sua ossessione per il sesso, le sue donne con turbanti, i suoi caotici funk, e la sua produzione torrenziale, era il ribelle e il cattivo, fu la sua Darling Nikki a scandalizzare la signora Tipper Gore, moglie del futuro candidato presidente degli Stati Uniti, e a costringere l'industria musicale a introdurre sulla copertina il famoso adesivo Parental Advisory, quello che avrebbe dovuto stava a guadagnare le giovani menti, dall'ascolto di parolacce nelle canzoni, che divenne una costante in quasi tutti gli album del signor Nelson. The King of Pop, invece, era con lui che con Thriller distrusse tutti i record di vendite. Lui era il buono, il bambino prodigio che aveva fatto innamorare le famiglie americane, quello che si spese per il progetto di We Are the World, e che ripulì connessione licenziosa la musica nera, traghettandola verso lidi più rassicuranti e sicuramente meno disturbanti di quanto faceva il suo rivale. Tutto questo lo aveva reso un beniamino dei media, almeno fino a quando le sue stranezze iniziarono a fare capolino sui giornali scandalistici per non abbandonarli più. La loro rivalità ebbe inizio nel 1983 durante un concerto di James Brown, che invitò entrambi a raggiungerlo sul palco. Prince non fece una gran figura, limitandosi a qualche schitarrata e qualche passo di danza poco convinto, andandosene abbastanza seccato e finendo per cadere in mezzo a pubblico per colpa di un oggetto di scena non fissato al palco. Il suo entourage sostenne in seguito che Michael Jackson avesse ordito una specie di trappola per mettere il Purple One in difficoltà. Fatto sta che Prince se la legò al dito e con il caratterino che aveva, non dimenticò. Il successo di Purple Rain l'anno successivo mise sotto pressione Jackson, che cominciò a temerlo, mentre Quincy Jones, produttore di Thriller e di Off the Wall, spingeva invece per una collaborazione tra i due. L'incontro che riuscì a organizzare e mostrò solo un'enorme competitività dei due artisti, che stettero per lo più a studiarsi senza svelare troppo le loro carte. Nel 1985, con We Are the World alle porte, Michael Jackson provò a convincere Prince a partecipare alla canzone, ricevendo però un rifiuto. Ufficialmente si disse che l'artista di Minneapolis fosse impegnato nella registrazione di Around the World in a Day, ma probabilmente il suo diniego era non voler giocare in casa dell'avversario. La sua ossessiva ricerca di controllo era evidentemente mal si sposava con progetto di cui il suo rivale era il fulcro indiscusso.
Le polemiche per questa mancata partecipazione al progetto umanitario permisero ai mass media di incrementare ulteriormente la voglia di rivalsa del genio del Minneapolis. La rivincita per Prince non tardò e fu degna del bullo che sotto sotto era in realtà. Gli capitò qualche tempo dopo di incrociare Michael Jackson a pranzo e di convincerlo a giocare a ping pong. La leggenda narra che Prince, che era un assiduo giocatore, umiliò letteralmente l'avversario, che non sapeva giocare, prendendo in giro a più riprese di fronte ai loro collaboratori, fino a deriderlo sostenendo che giocasse come Helen Keller, nota artista sordo-cieca, questa volta fu il re del pop, a non dimenticare l'affronto. Nel 1987, mentre era occupato nella realizzazione di Bad, Michael Jackson fu convinto da Quincy Jones, sempre speranzoso in una loro collaborazione, che la canzone che dava il titolo all'album sarebbe stata perfetta, se cantata con il suo rivale. Prince si mostrò stranamente favorevole alla cosa, arrivando però a declinare l'offerta, quando le parti non furono in grado di accordarsi sul testo della canzone, che volle ascoltare prima di dare l'ok definitivo. In Bad, infatti, il testo aveva il verso iniziale in cui si diceva "Il tuo culo è mio", ma Prince non volle cadere in quella che considerava una trappola del rivale. Lui non l'avrebbe mai cantato e tantomeno se lo sarebbe fatto cantare da Michael Jackson. La loro possibilità di lavorare insieme si interruppe così, proprio quando sembrava finalmente concreta. Cosa ne pensate di questa rivalità tra Michael Jackson e Prince? Scrivete sotto nei commenti e io vi lascio il cuoricino al commento. Ci vediamo al prossimo video con la seconda parte, ciao ragazzi!